Ciao a tutti, oggi ti propongo le lingue di pizza, le lingue di suocera. Sono delle pizze allungate, soffici, croccanti all'esterno e puoi farcirle con gli ingredienti che preferisci. Trovi sul canale anche altri tipi di pizza al taglio, sia con lievito di birra che con lievito madre. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso vediamo come prepararle insieme. Per prima cosa sbriciolo il lievito di birra all'interno di una terrina, poi ci aggiungo 2 cucchiai di acqua del totale, mescolo bene e lo faccio sciogliere. Una volta sciolto finisco di versare tutta l'acqua. L'acqua adesso che fa caldo puoi metterla anche a temperatura ambiente. Inserisco la farina setacciandola. Io sto usando una farina zero con 12 grammi di proteine. Le proteine della farina le trovi scritte sulla confezione. Inizio ad impastare con il mestolo, poi aggiungo il sale e continuo ad impastare con le mani. Ottengo un impasto morbido e compatto. Poi mi sposto sul piano di lavoro e lavoro l'impasto perlomeno per 5 minuti in tutte le direzioni. Poi formo un panetto, ungo un contenitore con dell'olio, ce lo sistemo all'interno. Lo copro col coperchio e aspetto il raddoppio del volume. Dopo 3 ore il mio impasto ha raddoppiato di volume. Il raddoppio ovviamente dipende dalla percentuale di lievito inserita e dalla temperatura ambiente. Ad ogni modo ti consiglio di mettere sempre piccole percentuali di lievito, così avrai un prodotto digeribile. Lascio cadere l'impasto sul piano di lavoro infarinato, poi procedo con un giro di pieghe per dargli forza. Lo copro e lo lascio rilassare per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti divido l'impasto in 4 parti uguali, del peso di circa 200 grammi ciascuno. Una volta tagliato non lo stresso ulteriormente, lo lascio così com'è. Metto della semola su un foglio di carta forno e ci adagio il primo panetto. Lo premo al centro allargandolo e poi lo tiro leggermente. Fai questa operazione con delicatezza per evitare che si possa strappare l'impasto. Premilo sempre al centro, in tal modo si formerà il cornicione. Procedo allargandola in questo modo fino a formare una lingua di pizza lunga circa 33 cm e larga 11. Faccio la stessa cosa con gli altri panetti e metto 2 lingue di pizza per ogni foglio di carta forno. Poi le copro con un canovaccio pulito e le lascio rilassare perlomeno per 30 minuti. Nel frattempo metto la pietra refrattaria nel primo livello del forno partendo dal basso e lo accendo portandolo a temperatura. Se non hai la pietra refrattaria puoi mettere una teglia capovolta. Poi metto le mozzarelle in un colino, così perderanno parte del siero del latte, risultando più asciutte. Ho messo della passata di pomodoro biologica in una terrina, vado a salare, poi ci aggiungo dell'olio extravergine di oliva biologico e mescolo il tutto. Trascorsi perlomeno 20-30 minuti, il forno dovrà essere ben a temperatura con la pietra refrattaria ben calda. Posso iniziare a condire la pizza. Metto circa 3 cucchiai abbondanti di passata di pomodoro per ogni striscia di pizza, ovviamente a gusto.
puoi metterne di più o di meno. Ci metto appena ancora un filo d'olio extravergine di oliva e posso infornare nel forno già caldo statico a 250 gradi per 10 minuti. Come già ti ho detto, ho sistemato la pietra refrattaria nel primo livello del forno partendo dal basso. Dopo 10 minuti di cottura tolgo le pizze dal forno e ci distribuisco sopra la mozzarella. Sistemo circa 80-90 grammi di mozzarella per ogni striscia di pizza. Una volta messa la mozzarella, inforno sempre alla stessa temperatura per circa 8 minuti o fino a quando la mozzarella non si sarà sciolta. Ed ecco le pizze pronte, si sente un profumo favoloso. Ci metto subito del basilico fresco. Ovviamente puoi farcirle con gli ingredienti che preferisci. La bontà e la semplicità di queste pizze è unica. Si preparano in pochissimo tempo e sono ottime, sofficissime all'interno e croccanti all'esterno. Io adesso faccio l'immancabile prova assaggio. Ci vediamo nella prossima videoricetta. Spero che questa pizza ti sia piaciuta. A presto!